ti devi svuotare per essere pronto a ricevere quello che ti può dare la pratica. Quindi, ripeto, la più grande difficoltà quando stiamo imparando qualcosa è quello che già conosciamo, perché noi vogliamo... Ho pensato proprio che io vorrei essere un insegnante così e una persona così, perché le armi sono normalmente un indicatore di difesa. Il Budo in generale dovrebbe metterti in contatto con la tua parte nera, con la tua parte oscura e affrontarla, perché ce l'abbiamo tutti la parte oscura, perché ti fa lavorare sul centro motorio, ti fa lavorare sul centro mentale, ti fa lavorare sul centro emotivo, e senza equilibrare questi tre l'Aikido non è Aikido. Dunque, sì, ho frequentato all'epoca, anni 80, 1980, la scuola di formazione per insegnanti di scienze motorie, e all'interno di questa scuola di formazione c'era un maestro della federazione di judo che all'epoca, diciamo, era interessato all'Aikido, che ha creato un corso sperimentale. Questa cosa mi ha molto incuriosito perché io venivo dal judo, ovviamente, era una delle poche cose, judo, karate, insomma negli anni 70 non c'era granché di scelta. E mi sono avvicinato all'Aikido, anche se l'insegnante di allora era piuttosto quotato per il judo, ma non molto per l'Aikido. Però comunque ho avuto il merito di aprire questa strada e ho lavorato con lui per un annetto. La fortuna è stata che dopo questa persona si è avvicendata nel corso un allievo di Yamada Sensei, che aveva studiato a New York con Yamada Sensei, e questa persona, oltre ad avere un Aikido, insomma, tecnicamente più evoluto, mi ha portato per la prima volta allo stage della Col sur Loop per farmi conoscere il maestro Yamada. Però all'epoca era lo stage del maestro Tamura, in cui era ospite fisso, diciamo, il maestro Yamada. E tra i due modelli io mi sono innamorato del maestro Tamura, questo nel lontano 1985. E da quel momento non ho più smesso di seguire Tamura Sensei e tutti quelli che sono un po' il suo prodotto, o meglio, non il prodotto migliore, il prodotto che io ho scelto per me. Quindi vedi Tiki, vedi Stefan, vedi René VDB, insomma questi sono gli insegnanti un po' di riferimento, quindi così è nata l'avventura. Allora, ognuno a modo suo sono stati importanti. Il primo, questo maestro, il maestro Adornato, che era un insegnante di judo, ha avuto, diciamo, il merito di farmi conoscere l'Aikido, farmi conoscere l'esistenza dell'Aikido, diciamo. A seguire Roberto Bollero ha avuto diciamo, il merito di portarmi per la prima volta a conoscere il maestro Tamura e il maestro Yamada, quindi vedere un mondo dell'Aikido al di fuori della pratica 2 volte a settimana. Poi il maestro Roberto Bollero lavorava come pilota, quindi ha dovuto abbandonare il corso, e lì è subentrato il mio maestro, diciamo, Renato Tamburelli, che era proveniva dall'Aikikai d'Italia, quindi dal modello del maestro Tada, quindi tutt'altra cosa. Però Renato ha avuto il grande merito di farmi capire che nell'Aikido c'era molto di più dell'aspetto fisico, quindi io attraverso Renato ho capito che l'Aikido era una via, quindi bisognava investire ben altro, oltre che al tempo e l'energia fisica, rispetto a quello che avevo capito fino a quel momento. Di conseguenza ognuno di questi maestri, poi il maestro Tamura, il maestro Yamada, come ho detto René, Stefan, Tiki, sono stati tutti importanti, ognuno a modo proprio, perché
sono modelli totalmente diversi ma molto complementari tra di loro. Esprimono in modo diverso, a modo loro, secondo la loro esperienza, quello che è l'essenza dell'Aikido, e di questo sono profondamente grato perché, come ripeto spesso, mi hanno insegnato non solamente tecnicamente, mi hanno insegnato come imparare da solo, mi hanno insegnato cosa sono i principi, mi hanno insegnato qual è la strada giusta per una pratica anche personale, che non dipenda solamente dal maestro, che ti renda indipendente, ti renda libero di praticare e di imparare anche da solo. Allora, il dojo, diciamo, la mia esperienza è stata quasi naturale, diciamo, non ci sono stati eventi particolari. Ho iniziato a praticare in questo dojo nell'85, sotto la guida appunto di Renato, che era all'epoca il Dojo Show. Naturalmente negli anni, per la presenza, per la continuità, per l'impegno, ho iniziato ad assisterlo nelle sue lezioni, ho iniziato a lavorare con il corso dei bambini, essendo un insegnante di scienze motorie era abbastanza naturale, insomma, finché nel 91 il proprietario delle mura all'epoca del dojo ha deciso di lasciare l'attività e ci ha chiesto di rilevare questa attività. Ci siamo parlati all'epoca con Renato e con un altro terzo socio e mi hanno chiesto di entrare in società nella gestione del dojo. Servivano dei soldi che io all'epoca non avevo perché ero un giovane lavoratore, avevo meno di 30 anni. E generosamente uno dei soci, il terzo socio, all'epoca mi prestò ben 30 milioni di lire per partecipare a questa, che ho restituito ovviamente, per partecipare a questa avventura. Qui tutto poi si è svolto abbastanza naturalmente, compreso poi negli anni precedenti, nei 10 anni precedenti, nei 10 anni successivi, tutta quella che può essere l'evoluzione del rapporto maestro-allievo, che non sempre va a buon fine, e anche nel caso mio devo dire, insomma, c'è stata una scissione. A un certo punto io sono cresciuto, il mio maestro di allora piano piano ha iniziato un pochino a recedere, perché io ripeto, per tempo, energia, voglia e possibilità ero sempre lì, e alla fine il vero responsabile è chi c'è sempre, non è quello che è sulla carta solamente, no, l'insegnante deve stare lì, deve essere lì ogni giorno, e questo piano piano ha portato a fare sì che il mio maestro si è allontanato e io ho continuato poi da solo, dal 2001 in poi ho continuato questa avventura da solo. Cos'è un dojo per me? È una bella domanda. Il dojo, sai, la traduzione è il luogo della via. Quindi si parte dal presupposto, secondo me, che chi entra in un dojo eh, ha un'istanza, ha qualcosa, ha una richiesta interiore, ha qualcosa da risolvere, e per questo c'è una via da percorrere. Questa è la via che sceglie chi entra in un dojo. Come dico spesso, ci sono molte vie, lo dico spesso, c'è la navigazione in solitario, l'arrampicata, piuttosto che l'ikebana, la cerimonia del tè, la preghiera, la poesia, la musica, ci sono molte vie, ok? Ma soprattutto serve un insegnante, serve qualcuno che ti guidi, senza pretese, senza presunzione, ma semplicemente per il fatto che ha percorso la via prima di te, e quindi è una persona che ti indica la direzione, però i passi poi devono essere percorsi da te. Il dojo, tra l'altro, secondo me è uno spazio sacro, è uno spazio dove la persona viene per fare un lavoro su di sé, viene lasciando fuori tutto quello che crea turbative, che crea disturbi, e viene in qualche modo a purificarsi da tutti quelli che sono i problemi quotidiani che tutti hanno. Quindi è uno spazio prezioso, è uno spazio dove per disciplina
devi lasciare fuori quello che ti crea problemi e devi venire, si dice mugamushin, fare mente vuota, ti devi svuotare per essere pronto a ricevere quello che ti può dare la pratica. Quindi questa è, e in più è il luogo dove si rincontrano persone che hanno la stessa esigenza, che hanno lo stesso scopo, e questo crea anche un rapporto personale tra i praticanti, perché si cerca di camminare tutti nella stessa direzione. Quindi in generale il dojo è anche molto altro, però diciamo di base queste insomma sono delle cose importanti. Normalmente sono costruite secondo il metodo tradizionale, c'è un corso per bambini, quando è il caso c'è un corso per adolescenti, a seconda del numero dei partecipanti. Se ci sono molti partecipanti si divide il corso, normalmente se non sono troppi si tende a fare un corso, io personalmente faccio un corso per bambini, l'adolescente inizio a metterlo col corso adulti. Il corso è un corso per tutti, è un corso aperto a tutti i livelli, a tutte le esperienze di pratica. Si fanno delle sessioni particolari, si fanno delle sessioni per Yudansha almeno una volta al mese, si fanno delle sessioni solo per principianti almeno una volta al mese, perché lo Yudansha normalmente è investito della cura del principiante e non sempre ha la possibilità di lavorare a pieno ritmo, magari una parte della lezione, invece è bene che lo Yudansha abbia un momento per sé, con i propri simili, per poter lavorare a un certo livello, a un certo ritmo. E così come è bene che il principiante lavori con il suo simile, senza dover essere sempre seguito da un senpai, da uno Yudansha che comunque lo corregge, lo aiuta, ma lo corregge, insomma, quindi è bene che anche il principiante abbia un momento per sé. Questa è la struttura similare. Infatti un aneddoto divertente, mi ricordo molto tempo fa, chiesi al maestro Tamura, dico maestro, ma lei questa tecnica come la sta insegnando? Cioè, come la insegna a un bambino o a un adolescente? Lui mi ha guardato e mi ha detto, come la insegno a te? Esattamente nello stesso modo. Ora, non è proprio così, perché questo forse è più un modello giapponese. Il bambino giapponese probabilmente è un po' diverso dal bambino nostro. Il bambino occidentale ha bisogno di un certo tipo di background, un certo tipo di lavoro ludico, di gioco, no? Quindi usiamo una certa metodologia, una certa pedagogia. Però la risposta fu questa, molto chiara, cioè insegno come la insegno a te. Da noi è un pochino diverso, quindi questa è la struttura generale del dojo. Quindi poi ci sono sessioni speciali, ovviamente, sessioni di armi, si cerca un pochino di dare spazio a tutto il panorama dell'Aikido, che è immenso. Anche chi ha un dojo come me, che è aperto 5 volte a settimana, e se fai Suwari Wazan non riesci a fare Amyantachi Wazan, se fai Ken non riesci a fare Jo, se fai Jo non fai, cioè c'è sempre molto da fare, quindi è difficile trovare un equilibrio e far praticare tutto ciò che è, diciamo, la ricchezza dell'Aikido. Tu sai che in molti dojo, che ne so, Suwari Wazan non si fa più perché fa male alle ginocchia, il Koshinage è pericoloso, le armi non si fanno perché non le fa più nessuno e non le conosce nessuno. Ecco, io sono un po' controtendenza, a me piace cercare di usare tutto il patrimonio dell'arte, perché è di una ricchezza unica e ha un fil rouge che attraversa tutte le pratiche, sono importanti per arrivare a capire che cos'è veramente l'Aikido. Vroom, vroom, esatto. Et chercher le rythme. Comme on disait avant, il y a une porte qui s'ouvre et pour un instant. Dans cet instant-là, vous devez faire quelque chose. Ok? Allez, encore. Kimusubi. Credo la prima cosa che direi è sospendere ogni tipo di giudizio su quello che pensi che starai per fare, perché l'Aikido è una cosa a sé stante, non è omologabile ad altre cose. Molto spesso vedo che la cosa che ci impedisce di capire o di progredire è quello che noi già conosciamo. Quindi chiederei di imparare a disimparare, a scordare, a fare tabula rasa, non pensare. Se tu vedi un ragazzetto che ha fatto box, salirà sul tatami e si metterà così. Se vedi una ragazzetta che ha fatto danza,
si metterà sul tatami nella postura che ha imparato. Quindi la prima cosa che chiederei, che chiedo, è non avere alcun pregiudizio, venire e essere disponibile, come una spugna, prendere, lasciare che il corpo viva l'esperienza, anche se è un'esperienza diversa da quella che ha fatto. E ripeto, la più grande difficoltà quando stiamo imparando qualcosa è quello che già conosciamo, perché noi vogliamo prendere questa cosa nuova e la vogliamo mettere per forza in una formina che già ci siamo precostituiti, no? E capire qual è la similitudine. Spesso non c'è alcuna similitudine, quasi sempre, è tutto molto diverso. Quindi questo è uno dei consigli che darei. Il secondo è la continuità. Datti il tempo per capire quello che stai facendo. Normalmente almeno 3 anni. Almeno 3 anni. Minimo un anno per capire se ti interessa, ma per capire qualcosa almeno 3 anni. Questo è il consiglio che darei. La domanda è complessa. Cercherò di dare una risposta, insomma, sintetica. In tutti gli apprendimenti ci sono dei plateau. Non si può salire sempre. Ok? Sono dei plateau. E questi plateau servono per consolidare quello che tu hai imparato normalmente, servono per consolidare la tua esperienza. Non si può andare sempre su. Bisogna avere la pazienza nei momenti di crisi di consolidare quello che si è imparato, andare in profondità in quello che si è imparato. E questo ti dà poi lo strumento per fare il salto successivo. Questo può richiedere del tempo, Spesso la progressione all'inizio è abbastanza rapida, perché da 0 a un certo livello di competenza si va abbastanza veloci, ma dopo più aumenta il panorama e più è difficile il lavoro, perché ci sono molte cose da mettere insieme. La cosa che posso consigliare normalmente è continuare a praticare con pazienza, anche se è un momento in cui la zona comfort cambia, inizia ad avere smania, avvilimento, no, non riesci, però avere fiducia che quello è preludio del successo successivo. Cioè non è un momento di crisi, è una crisi che ti può portare all'abbandono, ma se ti porta a uno sforzo supplementare, a un'energia diversa, a un modo di cercare, perché c'è un momento in cui ti viene dato e c'è un momento in cui tu devi cercare, tu devi capire, tu devi approfondire. Allora questi sono momenti che ci sono sempre, ci sono anche per noi. Per noi che abbiamo la fortuna, dopo 43 anni di pratica, di avere ancora dei maestri, ancora ho la possibilità di ricevere una correzione, un consiglio, un'indicazione. E per noi è molto più difficile perché noi siamo strutturati, ok? Rispetto a uno più giovane, che è ancora più malleabile. Però fondamentalmente quello che consiglierei è questo, cioè non arrenderti, continua e non pensare che hai smesso di imparare. Stai solamente consolidando. Evidentemente quello che hai imparato prima va consolidato per avere il supporto per poi fare il salto successivo. E ci sarebbe molto da parlare ancora, però diciamo in linea di massima. Ovviamente sì, non solo mi piace quando vado come allievo, perché seguo ancora degli stage come allievo, come praticante, quindi vado dai miei maestri quando posso, vado da Tichi, vado da Stefano, vado da Pascal, cioè i maestri ancora viventi che seguo, e quindi mi piace come allievo. Come insegnante non solo mi piace, è un privilegio, perché pensare che qualcuno che vive in un altro paese sia interessato a quello che io ho da condividere, per me è entusiasmante. Cioè, oltre ad essere una sfida, perché tu sai che nel tuo dojo tu sei il maestro, fuori discussione, quindi sei il top, sei il boss. Andare fuori in un posto dove non ti conoscono e accettare questa sfida e cercare di condividere quello che tu sai con qualcuno che non lavora con te abitualmente, quindi nuovi modi, nuovo modo di esprimere, nuovo modo di trasmettere,
trovare degli stimoli adatti a qualcuno che non lavora con te abitualmente, oltre a essere estremamente interessante, estremamente formativo, è un privilegio. Quindi ovviamente mi piace. Anche una piccola carezza al mio ego, diciamo, cioè, è molto bello essere invitati, è una cosa che cioè, è entusiasmante, è stimolante, quindi ovviamente sì, sicuramente sì, mi piace molto. Questa è una domanda molto difficile, alla quale probabilmente molti hanno risposto prima di me e meglio di me. Mm, Posso dare la mia interpretazione che non è mai, non soddisfa neanche me. L'Aikido è difficile da definire. Eh, Questa è un'epoca in cui sicuramente l'Aikido potrebbe essere molto utile. Non è molto seguito perché i giovani soprattutto seguono altro, hanno altre passioni, non so se hanno altre passioni, non hanno una volontà di seguire un percorso, vogliono raggiungere risultati in fretta, che sia il grado, che sia una vittoria, che sia... E l'Aikido invece richiede un lavoro su se stessi molto faticoso. È anche un mondo in cui, adesso io parlo di dove viviamo noi, qui in Occidente, dove noi sentiamo parlare di guerra da tutte le parti ogni giorno, ma comunque viviamo in una condizione di pace e di serenità. Il Budo in generale eh, dovrebbe metterti in contatto con la tua parte nera, con la tua parte oscura e affrontarla perché ce l'abbiamo tutti la parte oscura, il diavolo interiore, il demone, lo abbiamo tutti. Il Budo mette la luce su questo tuo lato oscuro e ti fa lavorare su questo lato oscuro, a favore della luce ovviamente, perché abbiamo lo yin e lo yang esiste, non esiste solo il bene, ognuno di noi ha una parte che va conosciuta, quindi e il Budo tira fuori delle cose, perché ha una disciplina, ha un reshiki, ha tutta una serie di cose che turbano l'essere umano abituato a vivere come capita, come vuole. Quindi ti devi assoggettare a una disciplina. Questo tira fuori delle reazioni che vanno conosciute, dominate, controllate, la relazione con l'altro, il contatto fisico, gestire il contatto fisico con l'altro, avere come dire, la capacità di vivere questo contatto secondo quelli che sono i principi dell'Aikido. Quindi sicuramente può servire. Non so a quante persone interessa, questo è il mio timore. Siamo sempre di meno. L'Aikido ovviamente è questo e altro. Eh, Però sicuramente l'Aikido ha come dire, ha un'essenza che se la approfondisci, la acquisisci, ti aiuta veramente a mettere insieme lo yin e lo yang, a tenere in equilibrio sempre le due parti. E l'equilibrio non è una condizione stabile, ovviamente, è una condizione da mantenere costantemente, costantemente. E questo è un lavoro che non è teoria, nell'Aikido tu lo fai fisicamente, nella nostra via tu lo fai con il corpo, perché se il corpo è rigido non funziona, se la mente non molla, il corpo non molla, è un lavoro da fare sui due piani, è un lavoro tecnico molto potente che ti permette a mano che tu cresci anche di fare un lavoro mentale più tranquillo e a mano che la mente si calma la tecnica migliora e più la tecnica migliora più la mente si calma, quindi è un lavoro continuo, ti fa lavorare su più centri perché ti fa lavorare sul centro motorio, ti fa lavorare sul centro mentale, ti fa lavorare sul centro emotivo e senza equilibrare questi tre l'Aikido non è Aikido. Ci sono persone che hanno una pratica bellissima e sono emotivamente fragili. Fanno un embu, fanno un esame e falliscono. Ci sono persone che capiscono tutto dell'Aikido e non sanno fare niente. Ci sono persone che sanno fare tutto e non hanno ancora capito niente dell'Aikido.
Cioè, quindi questi sono 3 centri che un insegnante, secondo me, dovrebbe stare bene attento a sviluppare nella consapevolezza dei propri studenti. Vorrei parlare per ore di questo argomento, però allora, ci sono 2 aspetti, diciamo, fondamentali, basilari che vanno insieme. La prima è la mia pratica personale, perché ho capito che la pratica smette quando tu cessi di esistere a questo mondo. Almeno la pratica come la conosciamo, poi dopo non lo so. Quindi questa è la mia pratica personale, è il mio nutrimento. Questo è fondamentale. La seconda, diciamo, cosa fondamentale è la responsabilità. La responsabilità di condividere con altri quello che io ho ricevuto. Quando tu dai tuoi insegnanti ricevi una certificazione, ricevi un grado, tu hai la responsabilità di continuare questo percorso. Tu non puoi smettere. Tu non lo voglio, ma comunque non potrei, cioè non si dovrebbe. Tu hai una responsabilità di proseguire su quella che è la linea. Sei un anello di una catena e questa catena non si deve interrompere. Deve passare ai tuoi allievi e dai tuoi allievi ai tuoi allievi. Se no è un ramo morto. Ok? Quindi queste sono le 2 cose fondamentali. La tua pratica personale e il senso di responsabilità che tu hai nei confronti di chi è venuto prima di te e nei confronti di chi verrà dopo di te. Questo, secondo me, sono le cose che mi motivano ad andare ogni giorno. Poi c'è l'aspetto umano, personale. Io sto bene con i miei insegnanti, sto bene con i miei studenti, sono felice. Cioè è una vita piena, è una vita piena di umanità, piena di contatti, piena di relazioni, in cui tu continui a esercitare questa, come dire, questa capacità di relazionarti con persone più alte di te, più basse di te, nella via ovviamente, più giovani, più anziane, cioè, e mantenere questo senso di familiare anche se vuoi, no? La risposta che do è strettamente personale, ovviamente. Io pratico Shinto Musuryu Jodo sotto la guida di Pascal Krieger Shihan, il Menkyo Kaiden della Federazione Europea di Jodo. Ho iniziato Jodo casualmente, invitato allo stage d'esil da Tiki insieme a mio fratello Lorenzo Trainelli. Ci consigliarono all'epoca, era uno stage, non dico a numero chiuso, ma era uno stage su inviti. E ci dissero, dovreste venire all'esil. Proprio tu, voi 2 dovreste venire all'esil. Parliamo del 1991. Noi ovviamente siamo andati. Lì, oltre a svolgere una pratica intensiva meravigliosa in un posto meraviglioso, con gente meravigliosa, quindi forse lì in quell'anno siamo entrati, diciamo, in questa famiglia europea, abbiamo conosciuto Pascal. E siccome lì all'epoca lo stage non era su atelier, tutti facevano tutto, quindi in qualche modo abbiamo iniziato a praticare Shinto Musuryu Jodo. Personalmente penso di poter parlare anche per Lorenzo, sono rimasto colpito soprattutto dall'uomo, da Pascal. Ho capito subito l'essenza di questa persona perché traspare, era veramente visibile, o almeno comunque forse ero particolarmente sensibile, forse era un momento in cui avevo veramente bisogno di questo incontro, non lo so. Fatto sta che ho pensato proprio che io vorrei essere un insegnante così e una persona così. Se per essere così devo fare Jodò, farò Jodò. E lì ho iniziato. Dopo ho capito che la pratica di un Koryu, di una scuola antica, con il suo Junjo, con la sua progressione, con i suoi kata, con il suo ordine, con la sua linearità, col suo rigore, ha dato ordine anche alla pratica dell'Aikido, che come tu sai molto spesso è un po', come dire, libera, no?
in cui non si sa veramente se fai bene, se fai male, non capisci all'inizio quel filo che lega la pratica, per cui le tecniche sono un po' messe a caso. Sì, c'è una progressione che è quella dell'ombudoggio, no? Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonko, va bene, però si pratica un po', o almeno io praticavo un po' liberamente. Il Jodò e Pascal mi hanno dato un ordine a questo lavoro. Il mio Aikido, da quando ho iniziato a praticare Jodò, è diventato molto più rigoroso, molto più preciso, perché le armi sono normalmente un indicatore di difetti. Quando hai qualcosa in mano, capisci immediatamente quello che va e quello che non va. E piano piano ho portato tutta questa esperienza nel mio Aikido, quindi il movimento è diventato molto più rigoroso, molto più preciso. Si pensa sempre che l'Aikido è libero, l'Aikido è millimetrico, non è libero, questa almeno è la mia opinione. L'Aikido lavora secondo dei principi che tagliano trasversalmente il Budo, tutti i Budo sono questi principi, sia Shisei, Mawai, Kamae, Tennouchi, Shizen, cioè, tutto deve essere rispettato. Tu conosci quella calligrafia di Pascal, se pensi che il kata sia noioso? La conosci? Dopo te la faccio vedere, ha fatto una calligrafia molto bella. Se pensi che il kata sia noioso, vedi se riesci a mettere dentro tutto questo e metti tutti i principi. Shisei, Mawai, Kokyu, Shizentai, Tennouchi, Hasuji, eccetera, eccetera. E quando tu riesci a rispettare tutto questo nella tecnica, ma ce ne vorrà, allora potrai essere tranquillo. Allora, sono molto, molto fiero dei miei allievi, intanto perché hanno avuto la volontà, la pazienza, l'energia, la forza per seguirmi, e quando dico seguirmi, non solo venire al dojo, cioè seguire vuol dire seguire le mie tracce. Sono molto fiero perché vedo alcuni dei miei allievi che ora hanno 30 anni o poco più, o anche 23 anni, 22 anni, e se faccio il paragone con quello che ero io a 30 anni, io a 30 anni ero Shodan, i miei studenti a 30 anni sono Sandan. Io a 30 anni non sapevo neanche dell'esistenza del Jodò. I miei allievi a 30 anni sono Nidan di Shodò. Io non praticavo Iaido, loro sono Sandan di Iaido a 30 anni. Quindi questo è il motivo di gioia per me, aver instillato loro la passione per la pratica, per lo studio, per la ricerca. Di questo sono molto fiero, al di là dei risultati. Poi i risultati, quando pratichi, arrivano, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo tempo, ognuno ha la sua età, ognuno ha il suo corpo, ognuno ha la sua situazione di vita. Però vedere che i miei allievi impiegano la metà della metà del tempo che ho impiegato io, per me è motivo di grande soddisfazione. Cioè, io a 40 anni ero Sandan, loro lo sono a 30, vuol dire 10 anni di vantaggio. Questo per quello che riguarda il mio piccolo gruppo è un grande traguardo, una grande conquista. Speriamo di continuare così. Tu hai la responsabilità di continuare questo percorso, tu non puoi smettere, non lo voglio, ma comunque non potrei, cioè non si dovrebbe. Tu hai una responsabilità di proseguire su quella che è la linea, sei un anello di una catena e questa catena non si deve interrompere, deve passare ai tuoi allievi e dai tuoi allievi ai tuoi allievi.